Ciao a tutti e bentornati su Turkey News Magazine. Spero che stiate benissimo. Oggi vi portiamo una storia che sta incendiando i social, qualcosa che nel giro di poche ore ha generato attesa, commenti, discussioni infinite e un mare di supposizioni. L'avete già intuito dal titolo, c'è un momento catturato dalle telecamere che ha fatto sobbalzare migliaia di fan sulla sedia. E sì, riguarda da vicino Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Preparatevi, perché ricostruiamo ogni fotogramma, ogni reazione, ogni dettaglio noto finora e, alla fine, vi daremo anche la nostra lettura. Se amate questi attori o semplicemente i racconti di vita pubblica che si intrecciano con emozioni private, restate con noi fino all'ultimo secondo. E prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate la campanella, non volete perdervi nulla di ciò che sta per arrivare. La nostra comunità cresce di giorno in giorno e il merito è tutto vostro. Che cosa è successo esattamente? La scintilla si è accesa qualche giorno fa, e da quel momento le notifiche non si sono più fermate. Hanno iniziato a circolare immagini e brevi clip che mostrerebbero un incontro inatteso, o quantomeno non destinato a diventare pubblico, tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Nei video si vede chiaramente Cemre uscire da un edificio con lo sguardo velato di lacrime. Si asciuga il viso mentre si avvicina a un'auto e si infila dentro con un gesto rapido, quasi volesse sottrarsi a quello sguardo esterno che in certi giorni pesa come un macigno. Il punto che ha stupito di più? La presenza di Gökberk a pochi passi di distanza, immobile per un istante, come se stesse cercando di capire se intervenire o restare in silenzio. Il resto l'hanno fatto gli smartphone, inquadrature da angolazioni diverse, audio disturbati, zoom improvvisati. Ma è bastato. Internet ha fatto il resto. Per mettere in prospettiva ciò che stiamo vedendo, ricordiamo chi sono questi due nomi. Gökberk YLDRM e Cemre Arda formano una delle coppie più amate e seguite dello spettacolo turco contemporaneo. Per un'intera generazione di spettatori sono stati il battito di una serie che ha lasciato il segno, Meceshir, interpretando Yaman e Mira, la coppia che ha fatto sognare con una chimica capace di oltrepassare lo schermo. Proprio durante quel periodo, i sussurri su un legame oltre il set si fecero insistenti. Nessuna conferma e nessuna smentita secca, ma apparizioni insieme fuori orario, sorrisi complici, piccoli dettagli che i fan hanno letto come indizi di una storia reale. Dopo Mecir le loro strade professionali si sono allontanate, eppure la sensazione diffusa era che tra loro fosse rimasto qualcosa, un rispetto profondo, una familiarità che il tempo non cancella. Torniamo alle immagini che hanno spiazzato tutti. In una clip, Cemre appare provata, il trucco leggermente rigato, gli occhi che riflettono un misto di rabbia e tristezza, la mano che stringe la borsa con forza mentre apre la portiera. A una manciata di metri, Gökberk non parla, o quantomeno le inquadrature non mostrano parole. Il suo volto sembra teso, increspato da un'emozione che non si può tradurre a cuor leggero. È sorpresa? È preoccupazione? È il tentativo di non peggiorare una situazione già delicata? Il fatto che non si vedano abbracci, non si percepiscano frasi chiare, non chiarisce nulla, anzi, è proprio quell'assenza di elementi espliciti a lasciare spazio a tutte le interpretazioni possibili. La reazione online è stata esplosiva. Da un lato, il fronte dei romantici, quelli che, vedendo Cemre in lacrime e Gökberk lì vicino, hanno pensato che dietro ci fosse una crisi improvvisa, forse una discussione, forse un fraintendimento. Molti hanno letto nella postura di lui un segno di protezione trattenuta, come se volesse avvicinarsi ma avesse paura di invadere. E lo ammettiamo, per chi ha vissuto gli anni d'oro di Yaman e Mira, l'idea che un loro legame reale sia ancora vivo, anche se scosso, colpisce dritto allo stomaco. Sono arrivati messaggi di conforto per entrambi, inviti alla calma, promesse di sostegno in qualsiasi caso. Dall'altro lato ci sono i più scettici. Quelli che ricordano, giustamente, che un pianto può avere mille cause, che la presenza di Gökberk non significa automaticamente che lui sia il centro del problema. Potrebbe trattarsi di una questione privata di Cemre, persino qualcosa di estraneo alla sfera sentimentale, e Gökberk potrebbe essersi trovato lì nel momento meno opportuno.
Oppure, ipotesi opposta, potrebbe essere stato proprio lui ad averla seguita per sincerarsi del suo stato, decidendo poi di fermarsi per non alimentare ulteriore clamore. In mezzo, infine, c'è chi invoca la privacy, ricordando che, sì, i personaggi pubblici fanno sognare, ma ciò non toglie che abbiano diritto a momenti protetti, soprattutto quando le emozioni sono in primo piano. Una cosa è certa, la velocità con cui quei frammenti si sono diffusi è impressionante. In poche ore li abbiamo visti rimbalzare dalle pagine di intrattenimento ai profili fan, dalle chat private alle tendenze generali. Questo dice molto del potere dei social e dell'eco che nomi come Gökberk YLDRM e Cemre hanno nel nostro immaginario collettivo. Dopo Mececir, ogni traccia che li ricollega, ogni sguardo, ogni incrocio di strade alimenta un fiume di narrazioni. Ed è proprio qui che la speculazione si fa irresistibile. C'è chi immagina un incontro programmato finito male, chi ipotizza un ricongiungimento rimandato, chi si spinge a costruire dialoghi interi basandosi su un'espressione o su un gesto. Siamo sinceri, tutti, in un modo o nell'altro, partecipiamo a questo gioco, anche solo leggendo e commentando. Per quanto tenti, però, di trascinarci altrove, la realtà ci chiede prudenza. Le immagini, pur dettagliate, non raccontano l'intero contesto. E non esiste nessuna prova che consenta di dire con certezza cosa abbia scatenato il pianto di Cemre o quale sia stato il ruolo di Gökberk in quell'istante. Non possiamo sapere se lui stesse andando verso di lei e si sia fermato, o se si fossero appena scambiati poche parole fuori campo. Non possiamo nemmeno escludere che tra i due non ci sia stato altro che uno sguardo, un istante condiviso che ognuno ha interpretato a modo suo. La forza di questi attimi sta proprio nel vuoto che lasciano. Un vuoto che il pubblico riempie con desideri, ansie, ricordi. E a proposito di ricordi, la loro storia comune sul set è inevitabilmente il prisma attraverso cui tutti guardano questo episodio. I Mecescir erano Yaman e Mira, due personaggi che hanno dato voce alla fragilità e alla tenacia dell'amore giovane, dove ogni parola sembra definitiva e ogni silenzio pesa. Quell'alchimia ha superato i confini della finzione, generando voci insistenti su una relazione reale mai confermata apertamente. Dopo Mececir i progetti si sono moltiplicati, le agende si sono complicate, eppure chi li ha seguiti sin dall'inizio non ha mai smesso di leggerli come una coppia capace di ritrovarsi. Forse proprio per questo il video esploso oggi ha assunto un'intensità che va oltre l'immagine, è memoria e aspettativa fuse nello stesso battito. Sullo sfondo, come sempre, c'è la pressione che investe chi vive di pubblico. Ogni movimento è osservato, ogni smorfia viene pesata, ogni pausa diventa un indizio. Si pretende perfezione, poi ci si appassiona alle crepe, si pretende chiarezza ma si consumano i misteri. Tenere insieme queste forze contrarie è difficilissimo. E non dimentichiamolo, anche gli attori, anche le star, hanno giornate storte, paure che mordono, telefonate inaspettate che cambiano l'umore. Un pianto potrebbe non significare ciò che vogliamo attribuirgli. Una presenza silenziosa, come quella di Gökberk accanto all'auto, potrebbe essere un gesto di vicinanza prudente, o il risultato di 1000 pensieri che si accavallano. Ciò che possiamo dire con certezza è che l'episodio ha riacceso l'attenzione su entrambi. I fan di lunga data hanno ripreso a condividere scene di Yaman e Mira, citazioni, momenti che hanno segnato un'epoca. Nuovi spettatori hanno scoperto clip della serie, recuperando le puntate su piattaforme e rivedendo la loro crescita artistica. Il tutto mentre sotto i post si alternano inviti al rispetto dei confini personali e commenti che provano a decifrare gli sguardi catturati in quelle riprese di fortuna. Resta una domanda: cosa significa questo per il futuro del loro rapporto, ammesso che ce ne sia uno oltre la dimensione professionale? La risposta onesta è che nessuno può saperlo partendo da poche immagini rubate. Se esiste qualcosa al di là, lo sanno soltanto loro. E forse è giusto così. Il compito di chi racconta, come facciamo noi su Turkey News Magazine, non è imporre verità assolute, ma mettere in fila i fatti noti, ascoltare le reazioni, proporre chiavi di lettura. E la nostra chiave, oggi, è questa. Abbiamo assistito a un frammento che parla più alla nostra immaginazione che alla realtà documentata.
Un frammento potente perché investito del peso del passato condiviso da due volti amatissimi. Riassumendo quello che abbiamo visto, c'è un filmato in cui Chamreard appare scossa, in lacrime, mentre prende posto in auto con un gesto rapido, quasi difensivo. A pochi passi, Gökberk YLDRM resta fermo, osserva, forse in bilico tra il desiderio di avvicinarsi e la paura di alimentare il caos. Non si vedono contatti diretti nelle inquadrature più circolate. Questo ha scatenato un'ondata di reazioni, chi ci vede una crisi, chi pensa a una coincidenza, chi chiede silenzio e rispetto. Il legame con il passato su Meceshir, con Yaman e Mira al centro, è l'ingrediente che ha reso tutto virale, perché tocca corde emotive che ancora vibrano. Se guardiamo oltre l'episodio, la riflessione che rimane è sul rapporto tra celebrità, pubblico e narrazione nell'era digitale. Un singolo momento, privo di contesto, può trasformarsi in fenomeno globale e cambiare il modo in cui percepiamo i protagonisti. È affascinante e allo stesso tempo inquietante. Siamo attratti dalle storie, anche quando i pezzi mancano, e spesso cerchiamo di colmarli con ciò che desideriamo vedere. Ma le persone reali non sono personaggi scritti, e le loro sfumature non sempre entrano in un frame di pochi secondi. Per il resto, ci limitiamo a registrare un dato. Oggi, la reazione di Gökberk di fronte a Chamre in lacrime, mentre lei saliva in macchina, ha ridato slancio a una narrazione collettiva che non si era mai spenta del tutto. E ci ricorda perché queste figure hanno così tanto spazio nella cultura popolare, ci identifichiamo con i loro trionfi, con i loro inciampi, con i loro tentennamenti. Quando poi passato e presente si sfiorano così da vicino, l'impatto è inevitabilmente amplificato. Noi di Turkey News Magazine continueremo a seguire la vicenda con attenzione, senza forzare conclusioni. Se emergeranno elementi concreti, li analizzeremo insieme, come sempre. Intanto, grazie per essere arrivati fino qui e per accompagnarci video dopo video. È il vostro affetto a darci la spinta per raccontarvi queste storie con cura. Ora tocca a voi, come interpretate ciò che avete visto? Pensate che dietro quelle immagini ci sia qualcosa di più, o credete sia solo un incrocio sfortunato in un giorno complicato? Scriveteci la vostra opinione nei commenti, li leggiamo tutti e il confronto con voi è il cuore della nostra community. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi segue Gökberk YLDRM e Chamreard da sempre, o con chi ama i dietro le quinte del mondo dello spettacolo. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate le notifiche, così YouTube vi avviserà ogni volta che pubblichiamo un nuovo contenuto. Ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio grande da tutta la redazione e a prestissimo.